Ciao ragazzi, qui è Axiaxi e bentornati nel mio canale. Mi sono chiesto, ma perché non rendere grande la Lamborghini anche nella Formula 1? Ed eccoci qua, nella modalità My Team di F1 Manager 24, nella schermata di creazione. Ovviamente il nome della nostra scuderia sarà Lamborghini Corsa. Il saldo iniziale ho voluto lasciarlo medio, non credo che la Lamborghini abbia problemi di denaro, mentre per quanto riguarda le strutture ho deciso che, sempre per il motivo precedente, la scuderia inizia con tutte le strutture già costruite, ma essendo appena partiti in questo percorso saranno tutte di livello 1. Le prestazioni dell'auto invece sono minime. È vero che Lamborghini ha esperienza in questo settore, ma la prima macchina di Formula 1 mai costruita non può certamente essere perfetta. Anzi, la scelta dei piloti è stata abbastanza semplice. Il primo pilota lo conoscono e lo hanno osservato più che da vicino nel campionato Endurance. È praticamente bastato avvicinarlo ed illustrargli il progetto. Parliamo infatti di Antonio Giovinazzi. Il secondo invece è stato consigliato dallo stesso Antonio, giovane e forte pilota dell'Accademia Ferrari, Oliver Biermann. Per quanto riguarda lo staff, invece, ho scelto di optare per le migliori scelte a disposizione tra quelli non facenti parte di una scuderia di Formula 1. Quindi Ella Mack e Almeida Vega, generati dal gioco, e Landreau, Angilella e Ogle, tutti provenienti dalle scuderie di Formula 2. Dopo questa veloce panoramica abbiamo dovuto scegliere la motorizzazione. Ho avuto diversi dubbi, motore italiano oppure tedesco. La scelta alla fine è caduta su quella Mercedes, per il semplice fatto che ho pensato che la Ferrari non volesse perdere il trono proprio a favore di Lamborghini, per di più fornendole il motore. La livrea e le tute riprendono i colori che per me più rappresentano il mondo delle corse targato Lamborghini e nonostante qualche difficoltà devo dire di essere soddisfatto del risultato finale. Ultimi ritocchi alla carriera settando le due difficoltà a livello più alto e si è pronti a partire. Ed eccoci quindi nel nostro quartier generale. Il logo purtroppo l'ho dovuto creare da zero ed è a malapena decente, ma alla fine possiamo farcela andare bene, vero? Omaira Romano ci dà il benvenuto da parte del team di Lamborghini Corse. Non vedono l'ora di iniziare la stagione sotto la mia guida. La prima vera operazione che facciamo da team principal è la trattativa con gli sponsor. Intanto vorrei ringraziare Fab Cande per il lavoro svolto per questa mod che integra tantissimi sponsor reali, rendendo il gioco decisamente più coinvolgente. Vi lascio il link in descrizione di tutte le mod attive. Tornando a noi, sapendo che la nostra macchina non è competitiva, eviterei AWS che dà troppa importanza alle prestazioni. Tra Toyota e Ineos ci sono ben 6 milioni di differenza a favore del secondo, che inoltre è anche quello che è meno interessato alle prestazioni. Così, oltre al motore, abbiamo anche uno sponsor in comune con Mercedes. La stessa logica l'ho applicata agli sponsor secondari, meno rilevanza alle prestazioni e più soldi possibili. Abbiamo quindi firmato contratti con Epson, Vodafone, Brembo, Esso e BVT, per un totale di 81 milioni provenienti da questi accordi. Tra la strategia adottata nella scelta e i soldi a disposizione, penso non si potesse far meglio di così. Quindi, subito dopo abbiamo realizzato il primo piano sponsor della stagione. Qui ho cercato di rispettare il coinvolgimento, tentando al tempo stesso di evitare di toccare i piloti. Sono stato comunque costretto ad inserire due attività con i piloti, ma mentre una è un affiliato e quindi ci interessa relativamente, l'altra riguarda Giovinazzi. C'erano due che lo coinvolgevano ed ho scelto quella che ne rovina la mentalità, che comunque è già minima. Finito con gli sponsor, possiamo finalmente lavorare alla nostra auto. La prima cosa che ho voluto fare è cercare di individuare i peggiori punti deboli della nostra macchina, in confronto a quella delle nostre due principali concorrenti. Nei confronti di Kick-Sauber pecchiamo maggiormente nel confronto con l'alettone posteriore, soprattutto per quanto riguarda riduzione della resistenza e delta DRS. Mi preoccupa soprattutto il DRS, con un delta così pessimo diventa difficile riuscire a effettuare dei sorpassi. Anche confrontando i sottoscocca abbiamo diversi punti a sfavore che ritornano con differenze più ampie anche nei confronti di Alpine. Insomma, credo che i primi due progetti su cui lavorare sono stati individuati. Ho deciso di assegnare metà delle ore MAU e di Galleria del Vento ad entrambi, concentrandomi su ciò che è più grave da risolvere giocando un po' con gli slider. E come vedete c'è un netto miglioramento nell'efficacia del DRS, che al momento è la cosa che più ci interessa. Per quanto riguarda il sottoscocca, invece ho cercato di migliorare più o meno tutti i punti, senza concentrarmi in particolar modo su qualcosa. Sicuramente la tolleranza all'aria sporca e la velocità massima sono punti cruciali, sempre per risolvere i problemi che sicuramente avremo nei sorpassi. Quindi il nostro primo upgrade sarà pronto tra circa 30 giorni. Il problema è che mentre assegnavo gli ingegneri mi sono accorto che ne abbiamo solo 6 a disposizione. Ho deciso quindi di investire 8 milioni del nostro budget per costruire un nuovo centro di progettazione, che oltre a migliorare diversi aspetti dei progetti, ci consente di avere anche 10 ingegneri in totale, il che ci aiuterà a portare upgrade più velocemente.
Direi che finalmente è tutto pronto per il primo weekend della stagione. I primi chilometri della Lamborghini saranno sicuramente più belli. Obiettivi realistici selezionati, entrambi i piloti dovrebbero provare a raggiungere la 21esima posizione. Non credo sarà facile, ma chi lo sa. La F1 è tornata, signore e signori, e con una griglia extra large. Siamo all'esordio di una nuova stagione e la Formula 1 torna in Medio Oriente con il Gran Premio del Bahrain. Ma le novità non mancano. Paddock e griglia sono cresciuti. Proprio così. 11 squadre e 22 piloti animeranno la competizione più accesa del mondo dei motori. C'è un volto nuovo da tenere d'occhio nel corso del weekend. Questa gara segnerà il suo debutto. Scopriamo cos'ha in serbo questo weekend. È tutto pronto per iniziare, vi lascio apprezzare il sound della nostra auto per un momento. Bene, abbiamo davanti un lungo weekend, ci vediamo direttamente alla fine delle prove libere. Le prove libere sono andate discretamente bene, non sono riuscito a trovare un assetto perfetto per Giovinazzi, ma non è così terribile. Alla fine i piloti sono ben preparati ad affrontare il resto del weekend, che continuerà ora con la prima sessione di qualifiche. Volevo poi fare un giro con voi all'interno della LB1, ho deciso che chiameremo così la nostra auto, mentre magari vi spiego un po' come intendo editare i vari video. Teoricamente le prove libere tenderei ad evitarle, c'è ben poco da vedere di solito e serve più a preparare l'assetto e la fiducia del pilota. Inoltre, consapevole di questo, giro con tutte le opzioni al minimo e chiedo ai piloti di evitare cordoli e aria sporca, per cui i tempi sono decisamente più alti e poco indicativi, ma almeno si risparmia sul consumo dei componenti. In qualifica, invece, vorrei mostrarvi solo il miglior giro dalle diverse sessioni, mentre per il resto ho pensato di mettere in evidenza solo gli avvenimenti più importanti, dovessero esserci. Stesso discorso vale per le gare. I video infiniti e super lunghi non mi sono mai piaciuti a spettatore, ed immagino sia lo stesso per molti di voi. Detto questo, vi lascio al resto del giro. Nessuno dei due piloti ha migliorato il tempo del primo tentativo, ma Birman ha fatto un tempo decisamente impressionante per essere il primo della nostra auto, riuscendo a mettersi dietro ben 3 piloti. Partiamo quindi in 22esima e 19esima posizione. La strategia di Giovinazzi prevede un primo stint su gomma media, nel tentativo di sfruttare eventuali safety car che in questo circuito sono spesso presenti. Poi gli ultimi 2 stint su gomma morbida per tentare di recuperare posizioni e sfruttare almeno in uno dei due il vantaggio di mescola. Diverso il discorso per Birman, che parte più avanti in griglia. Gomma rossa per attaccare da subito e poi gialla rossa per concludere la gara. Non che io abbia molta fiducia nella possibilità di attaccare da subito, ma vale la pena fare un tentativo. Sta per aprirsi un nuovo capitolo per la Formula 1, con 11 squadre schierate in griglia. Adesso è fondamentale mantenere la concentrazione mentre tutto intorno si spegne. Il 19° posto non è una sorpresa, ma ha tutte le carte in regola per risalire la classifica. Bene, possiamo andare. Finalmente ci siamo! 22 vetture in griglia. Si spengono le luci e via, partiti! Siamo partiti davvero male, Birman infatti già scalato in penultima posizione, precedendo solo il compagno di squadra. Dopo 4 giri siamo già da soli. Grazie alla modo di A Random Dev 2 potete vedere i settori, adesso i migliori per entrambi i nostri piloti, e nonostante questo decisamente più lenti di quello di Joe.
Perdiamo quasi un secondo al giro con Berman, che ha una mescola di vantaggio rispetto al pilota cinese. Dopo un pessimo primo stint è l'ora di rientrare per il pilota inglese. Vediamo quanto siamo lenti. Quasi 2,7, decisamente male. Tempo di rientrare al box anche per Giovinazzi, nessun problema al momento e stiamo correndo da soli. Non abbiamo visto nemmeno battaglie tra i nostri due piloti, separati da un secondo circa. Ed invece arriva già il primo errore box, insomma, una tragedia al momento. Il secondo stint è stato molto simile al primo. Una noia totale, ma all'inizio del terzo invece Hülkenberg ha commesso questo errore in uscita di curva, girandosi. Il nostro Hülkenberg ha definitivamente perso la testa, errore gravissimo alla staccata di curva 1 e Albon, incolpevole, centrato in pieno. Di chi è la colpa? Beh, le recriminazioni non si faranno attendere. Entrambi sono fuori e viene sventolata bandiera rossa. Saranno 6 giri finali di fuoco alla ripartenza. Ripartenza non molto buona, ma Giovinazzi ha Gio nel mirino, staccata e sorpasso. Rivediamolo un attimo dal muso, dove possiamo goderci la bella manovra effettuata da Antonio. Mossa che vale la 18ª posizione. Osserviamo la scena più da vicino. Poco dopo anche Berman ha sorpassato Gio, che sembra in difficoltà. Alla fine del penultimo giro siamo nella coda di Gasly, con Giovinazzi che utilizza praticamente tutto l'ERS ma effettua un altro sorpasso stupendo. Ecco la bandiera a scacchi. Max Verstappen è il vincitore. Alla fine vince Verstappen, ma nel frattempo anche Berman ha superato Gasly, prendendosi la 18ª posizione. Dopo una gara decisamente tirata, ecco Lance Stroll che rientra. Chiude in P10, che almeno gli garantisce un punto per ripagare il lavoro della squadra. Di sicuro i tifosi di Verstappen ora staranno festeggiando il loro idolo. È la prima vittoria dell'anno. Per la squadra è il momento di festeggiare. E si chiude così, in grande stile, questo Gran Premio del Bahrain. Verstappen ovviamente vittorioso, mentre seguono Leclerc e Sainz che chiudono il podio. Nessuna grande sorpresa in top 10. Noi abbiamo concluso la gara alla perfezione, abbiamo guadagnato diverse posizioni rispetto alla partenza, ma dobbiamo essere onesti. Senza incidente e bandiera rossa avremmo concluso la gara da soli e nelle ultime posizioni. Abbiamo diversi problemi col passo gara, ma un ulteriore problema è il tempo perso ai box. I migliori tempi che abbiamo fatto in questo Gran Premio sono 2 decimi e 4 decimi più lenti della media in griglia, ed è davvero tanto tempo che si perde in una sola gara. C'è tanto da migliorare e tanto da fare. Tra pochi giorni però si torna in pista. Il video si ferma qui. Spero vi sia piaciuto, lasciate un like ed iscrivetevi per altri contenuti, ci vediamo in Arabia Saudita.